Che sto prendendo io. Ciao Fede. Ho lasciato Matteo, gioia mia, ed è sempre, boh, non lo so, quasi quasi ho fatto tutto questo viaggio in compagnia, quindi essere adesso da solo e arrangiarmi come facevo sempre, boh, non lo so, come dico sempre, devo entrare nel mood viaggiatore solitario. Mamma, guarda lì che nuvoloni che ci sono, Federico, ma dove ti sta andando a cacciare, porca puttana. E ad essere sincero me lo immaginavo un po' così, questa strada così sulla costa, subito la montagna e pioggia, tanta pioggia. Va bene, si gode anche così. Di percorrere un po' tutta la costa nord della Spagna, perché qui comunque dove c'è il mare Atlantico, non lo so, è una cosa diversa e volevo scoprirla un po' meglio. Ho fatto una bella dronata in questo Mirador de San Jean de Gazebo, ragazzi, questa lingua basca qua è impronunciabile, che cazzo fanno non lo so. E io direi ho visto un po' Google Maps, non c'è granché da vedere adesso, quindi probabilmente mi dirigo subito a Bilbao. Ciao a tutti, mi chiamo Federico e sono a Bilbao. Barret is on town, bitch. €17,70 al prosciutto di pata negra, inculato. Non sono solito andare dentro le chiese, però stranamente questa qua mi ha messo non di buon umore, ma mi ha rilassato l'anima. Allora, lasciare i compagni, alla fine niente, ho trovato questo appoggio. Non è mai tanto facile, soprattutto con chi hai condiviso tanti chilometri, tante serate, nottate, tendate, bestemmie. Però alla fine viaggiare da soli ti dà anche del tempo per pensare, e questo non è una cosa da trascurare, ecco. Ragazzotti, indovinate cos'è questa? Un pezzo della tête della Spagna, e l'ho scaricato direttamente dal loro sito. E niente, siccome tagliavo un pezzo d'autostrada e già mi ero fracassato i coglioni dopo 40 minuti per raggiungere l'altro posto da Bilbao, ho detto vabbè dai, almeno proviamo, ma anche giusto per capire di cosa si tratta. Cioè, nel senso, guardandolo su Osmand c'erano pezzi che sembravano linee tratteggiate ampie, quindi fattibili, e altri sembravano sentieri, quindi avevo una paura matta. Adesso scopriamolo insieme. Questo è stato già un pelino più difficile, oltretutto guardate con che gomme lo sto facendo. Ma Dio, ma come si fa? Merda, no, non la posso fare, avevo già capito che di là non sarei mai passato. Pane, spot e Parco Nazionale Picos d'Europa, let's do it. Ma questo cos'è, un ponte? A norma, no? Senti come molleggia. Merda, fammi andare, va. Cioè, mi sto cagando addosso. Dico, se non volete fare off qua allo Spico d'Europa, comunque ci sono un bel po' di strade asfaltate, curve, curvette, chicane, per la gente d'altri paraggi. Una bimba canta oh, ma ciao! Madonna, che belle! Ah, con l'esperienza, lo Spicos d'Europa tutto mio, pappapiro, pappapera, ciao pappa. Oh, le cascatelle da posto incantato. Però ci sono i semafori anche qui, figa. Perché stanno facendo l'impalcatura nuova. I have to transfer now. Look at me. I trust you.
Yeah. Mi toccava pure salvare i giovani pellegrini che erano morti per strada, neanche coscienti. Allora ho detto, vabbè dai, vieni qua che ti do un passaggio. Era cagato morto. How are you? See you later. Nice. What's your name? Federico, Thank you, Federico. you're welcome. Thank you. Be safe next time, eh? Ho la parte sterrata che parte da Sotres, dove ho mangiato delle porpette e bevuto una birra e mi sento sbronzo come se avessi bevuto 12 Jack e Cola. Urca! Solo per questo panorama montuoso varrebbe la pena arrivare fin qua. Quasi quasi stanotte dormo in una di queste case. La ruota liscia dietro, Federico, già che non hai grip di tuo. Merda. Ma aspettavo così, oh. Guarda come va via il posteriore. Cioè partiva bene sta strada, minchia, adesso è brutta come la fame. Ehi, mani, rispondete, ci siete? Che cazzo te l'ha fatto fare, compà? Devi stare a casa, bello tranquillo, guarda qua cosa botte che sto prendendo io. Devo stare soltanto attento a non portarmi una pecora in Sicilia. E arrivare a quel cazzo di rifugio, mi prendo una cioccolata calda? No. Un tè freddo? Forse. Una capirigna? Non credo. Ah, che bella arietta che entra dalla giacca. Vai, vai. Madonna, che bello. VP, fatemi vedere di che pasta siete fatte. Urca, sono volato. Scusa, ma c'è quella strada che sale ancora e va a finire in quell'altro rifugio? Che fa? Ma tu che forma strana hai? Uso granata, accesso veicolo autorizzato. No, non si può. No? I can go there? Nope. Because people, the dust. Ah, ok. But I don't. If you can pass, maybe. La faccia di uno che ha faticato un po', soprattutto la prima parte. Adesso questo si chiama Hotel Aliva e su c'è uno chalet, si chiama Chalet Real. Solo che insomma soltanto gli autorizzati possono andare. Secondo voi David non era autorizzato ad arrivare fin su in cima? Con la scusa doveva andare a trovare dei suoi amici e io gli ho dato solo un passaggio. Yep. Are you comfy? Yeah. Okay. I'm the king of the world. Right in a hotel or here or. No, I'm just traveling. I don't know where to sleep tonight. Where to sleep? Oh, my town? Where is it? Pembe. You know? Nope. You have my friend. Yep, Hey! Wow. Thank you very much. You're welcome. You need something more? My number you want to? Yeah. Okay. Your name? David. It's just like American. There it is. Pembles. Ah, okay. This is a small town. We are 20 people. Nice. And you Yeah. call me and
Ok, when there will be the line. Adesso è tempo di prendere la traccia della Tête che mi porterà fin su ai picchi d'Europa. Sono chiamati così appunto perché sono le prime montagne europee visibili per le navi che arrivano dall'America. Ragazzi, uno spettacolo indescrivibile. Spero che queste immagini rendano almeno un quarto della bellezza di questo posto. Forse un po' meno conosciuto, ma se passate dalla Spagna settentrionale, ragazzi, da fare assolutamente. Com'è qua? Hola. Hola. Se anche questo qua vuole un passaggio c'è da ridere oggi. Beh, poi come se non bastasse, mi hanno chiesto di cercare un bambino e un signore che si erano persi nel parco. Inizialmente mi hanno detto con la moto, poi ho detto, sai che ti dico, forse è meglio col drone. Un adulto. A ver si con la moto lo puedes ver por ahí. Ah, ok. Da alguna voz Emilio y Dani se llama. ¿Dónde eres? I have a drone. 2 children. Yeah, lost. Where? We don't know. Se han ido por ahí andando, se ha ido el adulto que parece un extraño, se ha ido con el crío. Ricerca dei bambini perduti. Cioè, vi rendete conto? Mi mancava soltanto cercare delle persone al parco naturale dello Picos d'Europa. Fortunatamente col drone li ho avvistati subito, ma stavano comunque rientrando. Ma essere pieni di emozioni, di belle cose dentro. Che cazzo sto dicendo, bro? Con l'acqua fresca. Lo Picos d'Europa nella top 3. Ti sto sclerando, perché comunque da stamattina che sono in giro da solo, però poi quando passo queste giornate dico cazzo sì, ne valsa la pena. Mi sarebbe piaciuto, come dire, condividere anche questa giornata con i ragazzi, sicuramente anche loro si saranno divertiti altrove, ma sì? Aspetta, che devo dire? Dico, si sarebbero divertiti anche qui. Alla fine stare in compagnia non fa male, anzi, soprattutto quando fai pezzi difficili. Però poi, non lo so, sentirsi arrivare da soli in certe vette è appagante, molto appagante. Non so, non credo di pubblicare mai questo video, sono delle sensazioni a caldo, delle minchiate che fa il marrettone, ma che lo rendono un uomo felice, molto felice. Madonna, vedi, poi quando sono da solo sparo tanto di quelle minchiate. Spero che la giornata vi sia piaciuta. A presto. Cioè, io dovrei dormire da qualche parte qua. Ma un villaggio questo, non è un paese. Ve lo ricordate David? Ecco, si è offerto di aiutarmi. Credo che mi faccia dormire nel giardino di un suo amico. Il problema è che per raggiungere questo maledettissimo giardino c'era una piccola pietraia da fare e erano già le 8 e io ero già sbudellato. Mi ammazzo qua. Che cazzo è impazzito? This one is everything for me? Oh. Cioè sono nel giardino di uno a dormire. Porca pupazza. Yeah. Find me this place. It's really nice place. I think, Yeah. maybe not the best, but the best I could find here. Really. Okay, so Go That's eat. it. Okay. Thank you. Bye bye.
Chi sono? Federico, ciao Fede, come stai? Tutto bene? Ho sbausciato tutto, praticamente mi sono accorto che stavo navigando nella mia bava. Sì. E però ho dormito bene. Mia cazzata è che su Instagram mentre scrollavo mi è venuta pubblicità di un film horror, mi sono cagato addosso, ho detto cazzo non dormo stanotte, invece ho dormito. Vediamo cosa c'è fuori. Ho mandato un messaggio, David is waiting for me for breakfast, so... Adesso il discorso è che ho fatto la strada di merda ieri per arrivare fin qua su, solo che quando è al buio, sai, non vedi niente, tu vai, chiudi gli occhi, vai, bom 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 bom. Vuoi vedere adesso in che condizioni è? Coffee, yes, coffee. Yes, yes, coffee. 20 o por ahí. 20, 25. With the dog? Without the dog. David mi ha offerto la colazione, anzi mi ha gentilmente invitato a colazione. Adesso abbiamo allestito un tavolinetto fuori, i cani che ci aspettano. Bello. Thank you so much again. Gente buona, perché alla fine bisogna essere secondo me solo buoni d'animo per fare delle robe del genere. Devo mandare un fax, devo trovare un posto dove mandare un fax. Ah, adesso sì che mi sento leggero e posso fare tanta strada. Un déjà vu. Da queste parti sono stato con i ragazzi e dei 2 rifugi che avevamo visto entrambi erano chiusi. Io stasera volevo dormire in un rifugio, però ovviamente sono andato a finire qui. Adesso ce ne sono un paio, speriamo di beccarne uno aperto, perché altrimenti già sono le 8 quasi, porco lo zio. Dimmi che almeno tu sei aperto, amore mio, perché se quell'altro è pure chiuso, porco, ma perché? Oh, perché questa è casa di uno. Già l'ho visto come è chiuso. C'è proprio col catenaccio. Ma vaffanculo. Non so veramente più dove andare a cercare un posto dove dormire. Dimmi che almeno tu sei aperto. Sei la mia unica salvezza. Va bene. Vai benissimo. Vai proprio di lusso. Rifugio de montagna serrato. No, a me non mi sembri tanto serrato. O t'hanno sfondato. A posto! Marrettone ha trovato il posto dove dormire. Questa vecchia catapecchia del 68. Parra papero con l'acqua pure. Come son contento. Ma che ne sapete voi con l'hotel extra lusso, piscina, spa e il pakistano che vi porta le valigie in camera? Tiè, beccate sto rifugio del 68 con lo stagno accanto, arte povera. Non molla, Federino, non molla. Ok, non sono un cuor di leone, però diciamo che venire nei rifugi quando è già buio, un po' la cagarella addosso, sì, me la faccio. Ho acceso il fuoco. Non c'è neanche il lettino, quindi ho messo a terra il sottotelo della tenda, materassino, cuscino. Bam, buonanotte, chi si è visto, poveri. Buongiorno. Siamo pronti per un'altra giornata di viaggio, moto, avventura, chi più ne ha più ne metta. Ho sbrigato delle faccende mattutine, barba, lavaggi, lavande gastriche e quanto. Prossima destinazione, Lurgo.